Unbundling in SAP. L'unbundling è un termine che può essere utilizzato in diversi contesti. Uno di questi è quello del settore energetico. Infatti, in questo settore è necessario da diversi anni garantire una separazione, ad esempio, tra chi distribuisce l'energia o il gas e chi la vende. Ma che cosa fare in SAP? Ne parliamo oggi. Ciao, sono Roberto ed oggi parliamo di quali sono gli approcci per la gestione dell'unbundling nel settore energetico in SAP. Da diversi anni seguo da vicino il settore energetico e ho avuto modo di collaborare con le principali realtà italiane in questo settore. Prima non erano presenti norme di questo tipo e quindi la complessità era gestibile tutto sommato, mentre negli anni, con l'introduzione delle normative relative all'unbundling, è diventato obbligatorio per le società che nello stesso gruppo possono distribuire o vendere. Oltre agli aspetti organizzativi, bisogna tener conto delle diverse possibilità tecniche, chiaramente anche nel contesto SAP. Da moltissimi anni SAP, oltre al gestionale, offre delle soluzioni verticali per la gestione di alcuni specifici settori. Il prodotto che gestisce queste verticalizzazioni si chiama Industry Solution. Ne esistono più di 20, tra le principali quelle per la gestione delle aziende che si occupano di media, difesa, settori chimici e infine anche energetici. Ognuno di questi sistemi è progettato per gestire quello specifico settore di business. Nel caso delle utility, il sistema si chiama Industry Solution Utility. Più in breve, ISU. Non sempre tuttavia le società utility possiedono questo verticale. Ciò nonostante, se in ambito della normativa, devono ottemperare a degli obblighi. Ma partiamo con capire cosa operativamente è necessario fare ed in che modo. Esistono di fatto due macro modalità di gestione dell'unbundling, quello fisico e quello logico. Nel primo caso si procede a definire dei sistemi fisicamente diversi, dove di fatto vengono separate le società di vendite da quella di distribuzione. Questa rappresenta sicuramente la scelta più semplice e soggetta relativamente a meno controlli, per garantire la separazione dei dati. Va ricordato tuttavia che se una persona può avere accesso ad entrambi i sistemi, allora devono essere definiti dei controlli aggiuntivi. L'altra modalità, sicuramente più complicata, è quella di definire un modello di separazione logica, ovvero non vengono definiti sistemi fisicamente diversi, ma tutto risiede in un unico sistema. La criticità in questo caso è quella di garantire comunque una separazione degli accessi, non semplice quindi. Questo può avvenire in diversi modi. La segregazione dei dati tramite l'utilizzo degli oggetti autorizzativi standard messi a disposizione da SAP, purtroppo in molti casi non sono sufficienti. Segregazione tramite l'utilizzo di oggetti autorizzativi custom, controllo che nuove funzionalità rilasciate, standard o custom, rispettino i principi di segregazione organizzativa definita. Quanto sopra, anche se rappresentato in poche parole, potrebbe comportare un lavoro davvero enorme, chiaramente anche in relazione alla dimensione e al volume di business. Non solo nel momento di setup del progetto, ma anche nella gestione ordinaria, in quanto periodicamente devono essere svolti tutta una serie di controlli per garantire che il modello sia presidiato, anche chiaramente durante gli audit dell'autorità energetica. Statisticamente la maggior parte dei clienti che seguiamo, soggetti a questa normativa, hanno scelto un modello di separazione fisica, che, se a livello di gestione degli accessi può semplificare, bisogna tener conto dei relativi costi di gestione. Ricordati inoltre che esistono strumenti sviluppati da SAP che possono aiutare nel controllo di questi aspetti, partendo da quelli di gestione delle identità, Identity Management o GRC Access Control, ma anche sistemi di masking e logging per vedere chi ha visto cosa e quando sui diversi canali, utenti ma anche interfacce. Infine, strumenti pensati ad hoc per la gestione dell'unbundling, come l'Intercompany Data Exchange. Se vuoi ascoltare altri contenuti di questo tipo, iscriviti al canale. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!